A proposito di scuotere nei change, capito una volta di volare con un pilota americano. Un giorno nell'ufficio per lezioni incontro Danilo Franzoi del mio gruppo, dice: senti là, tu parli bene inglese, devi fare un volo con un americano. Dice: ma che c'è il passaggio al giro 91? Sì, deve essere un raccomandato, riuscire a fare il passaggio al giro 91. E guarda, questo deve essere un bravo, stato in Vietnam. E vabbè, mi raccomando, segui tutti i standard NATO. Vabbè, certo, tutte le cose come lo standard NATO, sarò preciso. Fagli il briefing accurato, la visione, ti faceva la missione di profilo, non tanto impegnativa, però insomma, vabbè. Arriva sto americano, mi vede uscire un film Top Gun, divisa nuova, capelli a spazzo tagliati col tagliaerba, occhiali Ray-Ban, scarpe lucide, parevano di vetro, patacche, distintivi, io il mio solito tuta verde col fazzoletto nero al collo. Io ho sempre volato con il fazzoletto nero al collo, dove uno si incavolava, ma io volato sempre col fazzoletto nero al collo. Vabbè, questo americano, gli faccio il briefing, gli faccio la missione di profilo, gli comincio a dire, questo ostentatamente, io parlavo di quella dall'altra parte. Stare pure bravo, ma educato no. Scende cioè, annoiato. Ma lui era un maggiore, e io ero capitano. Poi gli dava fastidio che un capitano facesse la controllo, ma io non lo so. E andiamo all'armadietto, lui si prende il caso da TG, deposita un mezzo sigaro che sta fumando dentro l'armadietto, chiude l'armadietto. Io stessa cosa, non lascio il mezzo sigaro, ma prendo il caso del 40G e andiamo lì al volo. Dopo il decollo, James, io stavo cercando di dire qualcosa per fare due chiacchiere, manco mi rispondeva. Non spiego che fuori, ma un'altra volta che fuori, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo un volo e lui parte per il suo profilo, parte dalla certa prova, dovevamo salire a 500 piedi. Lui si ferma a 300 piedi. E you must climb 500. Manca la capo di passo. Poi dovevamo tenere 350 nodi, lui 380 nodi. Slow down, manca la capo. Ora, c'è da dire una cosa, nelle missioni di profilo non è una questione di pignoreria gratuita, è una questione di missioni di profilo, sono fatte calcolate col millimetro. Se tu vuoi questa quota, fai questo tempo, questi tempi di volo, al ritorno tu ci avrai 8 minuti di carburante, ma è studiato. Se tu fai le cose fatte, tu hai 8 minuti di carburante al ritorno e il volo durerà, fai conto, 47 minuti, è tutto pianificato al millimetro. Ora se tu cominci a sballare un parametro, va tutto a rimengo. Sono efficiente, oggi a 380 nodi consuma di più basso consuma di più. Io gli dico slow down, ma ne pagavo. Climb 500. Io stavo vedendo se le armi sparare in raffica, imbecille. Vabbè, arriviamo all'initial point, cioè dunque si fa la missione a una certa velocità. Dall'initial point, il punto iniziale, si accelera a 420 nodi. Si va verso l'obiettivo che tu sai che lo incrocierai dopo 7 minuti dall'initial point, tu a 7 minuti sarai che l'obiettivo lo troverai sulla sinistra. Lo sai, pianificato, deve funzionare tutto bene. Arrivato all'initial point, c'è la prova, faccio un'ipotesi, 295, che passava su un terreno molto mosso, con arbusti, con alberelli, e una prova 2 gradi più là, 297, facciamo l'ipotesi, non erano le cifre giuste, ma più o meno, 2 gradi più a destra, passava un terreno tutto pianeggiante, senza ostacoli.
lui in bocca, piglia quello che pulire gli ostacoli. Io a questo punto ho detto, guarda, hai sbagliato, ma dico, se visto che sei così bravo, sai che c'è, molto fotti, stato zitto. E io arrivo all'obiettivo, preparo la macchina fotografica, tac, scatto la foto, vedo incabrata da via, e vedo lui, che ha preso la strada, mi viene incontro, where are you going? Dove vai? I'm making another pass. No, it's not allowed, non è per dentro, voglio fare un altro passaggio. Entra sull'obiettivo storto, dico, ma questo è pure il fotografo. E poi via, fa un casino, e vabbè. Poi torniamo indietro e dico, check your fuel, controlla il carburante, imbecille, check your fuel. Lui capisce che sarà un maniera di troppo carburante. Allora comincia a dire, climb 6000, sali a 6000. E per risparmiare carburante, noi dovevamo tornare a 500 piedi, dico di salire a 6.000 piedi per risparmiare carburante, se no non arrivavamo. Allora lui stava davanti, io facevo da controllo e stavo dietro, in coppia tattica larga. A un certo punto vedo che c'è un piede a sinistra, poi vira a destra, via da una parte, via dall'altra, si era chiaramente perso. E poi lei che dice? Al solito crolla, ok, io lead, vai avanti te, hai capito, scemo? Mi si mette in ala come il cagnolino a guinzaglio e andiamo all'atterraggio. Al ritorno io non ho aperto bocca, la voglia di dare il cazzottone in faccia. No. Andiamo sulla Venetia aspettando che arrivassero i fotografi con le foto sviluppate, perché era una missione fotografica, appunto, una ricognizione fotografica. Arrivano i fotografi, danno le foto lì all'analista, quelli guardavano, questo va bene, ma io la foto mia, che era giusta secondo i parametri, e la mette nel cassetto degli analisti. Allora la sua tra il cestino, si incazza, bello, ma comincia a parlargli in inglese, non gli era piaciuto, è sbagliato che vuoi. E se ne va via, butta il segno per terra e se ne va via bestemmiando l'americano, non ho capito che diceva. Ma che te che trovato? La Bantu Air Force, a scemo. E io poi ho detto a Frezzoi, a Danilo, se quello ritorna ci vuole te, io non ci vuole più. Io prendo pure lo riempio dei cazzotti, così gli faccio il brividi. Non mi è più capitato. Questo, un altro episodio, questo poteva essere un esito drammatico anche con me, mi fece capire perché quel volo tranquillo che faceva piccolo, con uno che faceva le ore, è finito in tragedia. Una bella giornata d'inverno, visibilità infinita, fresco, buono, tutto. Io mi sentivo benissimo, vado a un volo per fare bombardamento alto angolo e mi solito pedaggiamento. Il bombardamento alto angolo si saliva dopo il pilot, si saliva su 9.500 piedi, rovesciamento, picchiata, e dovevi sganciare la bomba quando c'avevi 3.000 piedi, 390 nodi e il piper sul bersaglio. Io scendo giù, 390 nodi, 3.000 piedi, piper, mi danno centro, bomba con le 6, 150 piedi, ma come? Sbaglio la bomba, è autoregolare. Inferocito, torno per la seconda bomba, rifaccio la stessa confida, 3.000 piedi, per il centro, centro, 150 piedi ore 6. Avevo messo 2 bombe, una sull'altra, sbagliate, ma ero furibondo, cioè, tu stai facendo una cosa regolare, vedi che non funziona, ma che cacchio sta succedendo? C'è qualche strega che mi sta a fare dispetti, cioè non riuscivo a capire, ma era tutto giusto, perché le bombe sono andate corte?
150 piedi ore 6 vuol dire 50 metri corta. Invece la bomba era buona fino a 35 metri dal centro. Vado all'atterraggio. Io ero leader, capo formazione, anche per questo mi ha danneggiato. Se fosse stato gregario, vedevo con gli altri qualcosa non quadrava, ma io ero leader, non potevo confrontare con gli altri. Andiamo all'apertura. In virata base dovevo avere 180 nodi, in finale 170, 160 o 150 in finale. Io a 180 nodi dovevo ridurre, no, c'ho paura di ridurre. No, non lo riduco. Oggi ho giocato del cretino, ho sbagliato le bombe, sfondo pure le gomme, ma io non lo riduco. Io ho paura di ridurre. Per il famoso organo che diceva Tigellino, quell'organo che abbiamo sempre a bordo, e lo devo tenere conto, quello che Tigellino chiamava il culo, è la sensibilità che c'hai sull'aeroplano. Io prendevo l'aeroplano, il G91 quando stava per installava di brutto, ma male, da maleducato. Ma prima di installare, tu lo sentivi che stava che galleggiasse. Io su un Dio sarei stessa galleggiare e non mi sono fidato di ridurre la velocità a 150 nodi, oltre a 175, 180. Cioè, oggi è la giornata imbecille, tocco terra, freno, scoppiano le gomme, va bene, la giornata dell'imbecille. Tocco terra, parafreno e si ferma. Ho capito. Strumenti anemometrici a mignotte. Vado al parcheggio, dico al maresciallo, controlli un po' tutti gli strumenti anemometrici, faccio fare la datatura all'anemometro e altimetro, qui c'è qualcosa che non va. Hanno trovato delle sporcizze nei tubi di trasmissione. Allora, morale da favola, a quel poveraccio cosa era successo? Lui non volava mai e presumibilmente non volando mai, non so che esperienza precedente ci avesse prima, non lo posso sapere, però se tu voli tutti i giorni oppure se hai un'esperienza preterita abbastanza solida, tu lo senti, non ci sta in volo. Ma io me ne sono accorto perché ero vecchio, quel poveraccio ha fatto come da regola, quindi ho 150 nodi e installate per la partita, ma il 91, l'ho già detto mi pare all'inizio, uno stallo sporco cosiddetto, un carrello flappo fuori, se lo rimettevi bene, perdevi 5.000 piedi. 5.000 piedi, se lo rimettevi bene. Stallare a 500 piedi vuol dire che sei morto e basta. Poi non lo dovevi far stallare. E per farlo stallare lo devi sentire. Purtroppo successe proprio questo poveraccio non si è accorto di questo. Io, by the way, una cosa molto importante sul aeroplano, io l'ho messa sul mio aeroplano, è l'indicatore di assetto. Ora, perché non è pilota, non lo sa, ma l'aeroplano non sta là per la bassa velocità, sta là per un superamento dell'assetto. Superando l'assetto corrisponde a una velocità più bassa, allora fai riferimento alla velocità, ma in realtà è l'assetto. Io sul mio aeroplano, poi dovevo lavorare senza anemometro, insomma, a parte che lo conoscevo millimetro e millimetro, avevo messo l'indicatore di assetto perché io durante il finale facevo il controllo all'anemometro e l'indicatore di assetto, all'anemometro e l'indicatore di assetto. L'anemometro deve segnare tutto sociale, l'indicatore di assetto è stato in questa posizione. Se c'è qualcosa che non va, indaga, riattacca, fai qualcosa, date da fare. Ora in questo caso, se su quell'aeroplano fosse stato un indicatore assente, probabilmente sarebbe stato rimasto vivo. Non c'è. E mi dispiace enormemente che Antonio si era accollato lui la responsabilità.
Ecco perché io, tra l'altro, conoscendo l'individuo, non accettavo che lui finisse di lavorare incolpevolmente. Poi lui non c'entrava niente, non doveva lavorare.